Ciao a tutti, oggi realizzerò il tutorial per appunto ottenere questi orecchini che sono stati ideati in collaborazione con il sito Semplici Bijou e fanno parte infatti di un kit che però comprende i materiali per realizzare anche il bracciale pillow, che è questo che vedete qui, e il cui tutorial trovate sempre qui gratuitamente su YouTube. Ora, praticamente i kit sono 4, quindi le varianti di colore sono 4. Questa è la variante Dream e poi ci sono le varianti dei Dream, Rest e Sleep. Ora, in pratica questi sono degli orecchini di media dimensione, vi faccio vedere il retro, sono molto solidi, hanno anche questo rinforzo che vedete, all'interno ci sono dei quadrati in cristallo mocia da 12 mm molto belli che appunto troverete nel kit. Io vi lascerò le slide qui alla fine del video, vi lascio il link al video presentazione e soprattutto vi lascio i link ai diversi kit che sono disponibili sul sito Semplici Bijou. Probabilmente saranno ancora disponibili. Intanto vi lascio i link, sperando che siano di vostro gradimento. Vi lascio adesso l'elenco dei materiali e poi possiamo iniziare a realizzare insieme gli orecchini pillow. Per realizzare gli orecchini pillow vi servirà innanzitutto un ago numero 11 della Pony, poi il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm. Vi annuncio un'importantissima novità perché adesso questo filo, il filo uguale a quello che utilizzo io sempre per tutti i miei progetti, lo trovate sul sito Semplici Bijou, vi metterò sotto il link nell'info box ed è un filo fantastico perché io l'ho testato in questi giorni, strapazzandolo anche perché stavo elaborando un nuovo modello e quindi ve lo consiglio vivamente. Finalmente adesso lo potrete trovare online sul sito Semplici Bijou. Poi ovviamente per realizzare gli orecchini vi serviranno anche i materiali che come sapete sono contenuti nella parure pillow, ma in particolare ora vi dico cosa serve per realizzare gli orecchini. Quindi innanzitutto serviranno 24 nib bit, queste sono nel colore tropical mint, poi serviranno 16 super duo e queste sono nel colore tweedy light copper. Poi serviranno 2 quadrati di cristallo mocia da 12 mm, questi sono nel colore cristalla B. Poi serviranno le Rokai Miyuki 11.0 nel colore Duracot Galvanized Bright Copper, le Rokai 15.0 nel colore Duracot Galvanized Berry. Poi serviranno 8 perle da 3 mm e queste sono nel colore Himalayan Salt, sono appunto perle di vetro cieche, e poi serviranno 2 perni, questi sono in acciaio tondo martellato in finitura oro rosa, e 2 anellini. A tra poco! Per iniziare la nostra incastonatura del quadrato da 12 mm di cristallo dobbiamo mettere sul lago 28 rocaie 11.0. Poi dobbiamo portare quasi alla fine del filo, ripassare in tutte le perline, ovviamente quindi chiudere a cerchio, fare 2 nodi, nascondere il capocorto del filo e con l'ago allontanarci dal nodo per iniziare la lavorazione. Ecco, fatto questo ci ritroveremo così e adesso dobbiamo iniziare il peyote circolare ma con le modifiche dovute al fatto che noi stiamo incastonando un quadrato e non un rivoli tondo. Quindi innanzitutto prendiamo una rocaille 11.0 e ci andiamo a inserire praticamente non nella rocaille che segue quella appunto da cui viene fuori il filo, ma in quella ancora successiva. Quindi dobbiamo saltare una rocaille e ci inseriamo in quella successiva. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Poi mettiamo un'altra 11.0, un'altra rocaille 11.0 e ci andiamo a inserire non nella rocaille che segue ma in quella ancora successiva. Poi prendiamo un'altra rocaille 11.0 e ci andiamo a inserire, sempre saltiamo una rocaille di base e andiamo in quella successiva. Così. Abbiamo, vedete, messo 3 rocaille singole, no? Per il peyote come appunto classicamente si fa. Però adesso invece dobbiamo prendere 2 rocaille 11.0 e andarci a inserire nella rocaille proprio quella successiva senza saltare la rocaille di base. Quindi da qui esce il filo, come vedete ci andiamo a inserire nella rocaille successiva perché stiamo facendo l'angolo del nostro quadrato. In questo modo vedrete si formerà, diciamo, si darà la forma quadrata
quadrata questa incastonatura, e quindi si formeranno gli angoli per poi poter incastonare il quadrato. Anche se adesso queste rocaie non si dispongono, diciamo, in maniera dritta, vedete, si dispongono così, non importa, perché tanto si sistemeranno nel giro successivo. Ora, questi 4 passaggi che avete visto, quindi rocaille singola, rocaille singola, rocaille singola per 3 volte, e poi invece le 2 rocaille senza saltare la rocaille di base, questi passaggi, ripeto, dobbiamo farli per altre 3 volte, quindi per 4 volte in tutto, fino a completare ovviamente il giro di peyote e fare anche lo step up, ma adesso ci rivediamo tra poco per terminare insieme. Come dicevo, ho terminato il giro e adesso vedete qui agli angoli abbiamo le 2 rocaille insieme e poi intervallate da 3 singole. E infatti abbiamo messo per l'ultima volta le 2 rocaille insieme che vedete qui, e io mi vado a inserire nella rocaille singola, che poi era la prima che avevamo inserito in questo giro di peyote. Quindi questo è lo step up che ci consente di passare al giro di peyote successivo. Già un po' la forma quadrata la prende. Ora cosa facciamo? Dobbiamo mettere sul lago una rocaille 11,0 e andarci semplicemente a inserire nella rocaille 11,0 quella che sporge successiva, e tiriamo il filo. Ci ritroveremo così. Poi prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille 11,0 successiva. Tiriamo il filo, poi prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire, vedete, cioè praticamente nella prima delle 2 rocaille che sono inserite tutte insieme qui all'angolo. Vedete che adesso si distenderanno, e quindi adesso mettiamo sul lago invece una rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che era praticamente la seconda della coppia, quella che stava appunto insieme qui a quest'altra che avevamo inserito insieme nell'angolo. Quindi prendiamo una rocaille 15 e ci inseriamo qui, e adesso invece dobbiamo proseguire normalmente sempre per questi spazi. In che senso? Qui intanto si viene a formare ancora meglio l'angolo del quadrato, poi praticamente dobbiamo prendere un'altra rocaille 11,0 e andarci a inserire nella rocaille che sporge successiva. Adesso si sistemerà anche meglio, vedete, così. Poi prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci inseriamo nella rocaille che sporge successiva. Poi ancora un'altra 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che sporge successiva. Un'altra 11,0 e ci andiamo a inserire nella praticamente in una delle 2 rocaille che stanno insieme qui all'angolo, e poi prendiamo, tiriamo il filo, inizieranno queste a sistemarsi meglio, prendiamo una rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille, diciamo la seconda della coppia che si trovava appunto insieme nell'angolo, nella coppia di 11,0. Ecco, mi avvicino un po' per farvi vedere meglio, così. Quindi facciamo questo per tutto il giro, inserendo una rocaille 11 tra le rocaille 11 singole e una rocaille 15 nella coppia di rocaille dell'angolino del quadrato. A tra poco. Terminato il giro ci ritroveremo così. Ricapitolando, noi abbiamo inserito 4 rocaille lungo il lato e poi le 15,0 tra la coppia di rocaille 11,0 degli angoli, quindi le 15,0 negli angoli. Ora abbiamo fatto già 4 giri di peyote, se considerate che nell'infilata iniziale si contano già 2 giri di peyote, noi ne abbiamo fatti altri 2, sono 4, ora ne dobbiamo fare un quinto, sempre con le accortezze particolari dovute al fatto che stiamo incastonando un quadrato da 12 mm, vi ricordo. Quindi usciamo da questo punto, io ho già fatto lo step up, e mettiamo sul lago una 11,0 e ci andiamo a inserire non nella rocaille che viene subito dopo, ma in quella successiva, e tiriamo il filo.
Poi prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire sempre non nella rocaille che segue ma in quella successiva e ci ritroviamo in questo punto. Ora tiriamo il filo e vediamo insieme. Vedete? Allora ci ritroviamo adesso nel punto che precede proprio il gruppetto dell'angolo, quindi 11,0, 15,0 e 11,0. Questo gruppetto noi lo saltiamo, per cui prendiamo una 11,0 e ci andiamo a inserire direttamente in questa rocaille, che è quella che viene dopo appunto il gruppetto dell'angolo. Saltiamo queste tre, 11, 15, 11. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Vediamo. Un attimo, ecco qua. Adesso vi faccio vedere meglio da vicino come ci veniamo a trovare, perché noi dobbiamo creare l'angolo appunto per poi chiudere il nostro quadrato. Vedete questa rocaille, adesso facciamo finta che siamo dal retro perché appunto siamo ancora in fase diciamo iniziale, possiamo farlo. Vedete, dal retro noi ci troveremo con la rocaille in questo modo, ecco qua, che va a superare queste tre dell'angolo. Poi ovviamente dobbiamo proseguire normalmente con il peyote finché non arriviamo all'altro angolo, quindi prendiamo una rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire, eccola qui, ci andiamo a inserire non nella rocaille che segue ma in quella ancora dopo, che tra l'altro sporge anche un po', si trova un po' sollevata. Poi prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille, non quella successiva ma quella ancora dopo, che infatti sporge. Poi prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire sempre non in quella nella rocaille appena successiva ma in quella ancora dopo, e in questo modo ci troviamo di nuovo a precedere l'angolo. Lo rifacciamo insieme, prendiamo un'altra rocaille 11,0 e saltiamo il gruppetto dell'angolo, la 11, la 15 e la 11, e andiamo direttamente in questa rocaille che viene subito dopo il gruppetto dell'angolo. Ecco qua. E ci ritroviamo così. Adesso vedrete che dopo ovviamente questa struttura si andrà a chiudere sul nostro quadrato di cristallo. Ovviamente dobbiamo fare questo per tutto il giro, questi inserimenti, quindi inseriremo una rocaille qui, una qui e un'altra qui, quindi 3 nel lato, e poi saltiamo il gruppetto dell'angolo e ricominciamo a inserire le rocaille sugli altri lati fino al termine del giro. Ovviamente qui noi avevamo iniziato a metà diciamo del lato del quadrato, quindi dovremo inserire l'ultima rocaille qua, ma ci rivediamo tra poco. Quindi terminiamo insieme il giro inserendo appunto l'ultima rocaille che era lungo quel lato che, come vi dicevo, avevamo incominciato a metà per ragioni tecniche. Quindi prendiamo la 11,0, ci andiamo a inserire non nella rocaille che viene subito dopo ma in quella successiva, e poi dobbiamo inserirci anche in quell'altra che proprio sporge, che era la prima che avevamo inserito in questo quinto giro di peyote. Ecco qua, ci inseriamo anche qua e facciamo lo step up. Eccoci qui. Allora, adesso che abbiamo fatto questo, ci troviamo a uscire da questo punto, quindi sostanzialmente a metà del lato del quadrato, e dobbiamo adesso inserire le 15,0 perché dobbiamo iniziare a stringere l'incastonatura. Quindi prendiamo una rocaille 15,0, ci andiamo a inserire nella rocaille 11 che sporge successiva. Qui è abbastanza chiaro perché le rocaille sporgono parecchio in questo giro. Poi prendiamo un'altra rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire in questa rocaille, che è questa appunto dell'angolo, quella che diciamo bypassava il gruppetto dell'angolo di rocaille, e tiriamo il filo. Poi prendiamo un'altra rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille 11,0 che sporge successiva, e dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Una rocaille 15,0, andiamo nella rocaille che sporge successiva, un'altra rocaille 15,0 e andiamo nella rocaille che sporge successiva, e poi ci inseriamo con un'altra rocaille 15,0, tiriamo bene il filo, nella rocaille dell'angolo, questa qui. Ecco qua.
Vedete che iniziando a tirare si inizia a stringere l'incastonatura, però ovviamente dobbiamo ancora proseguire il lavoro. Facciamo questo per tutto il giro e ci rivediamo tra poco. Ecco, fatto questo primo giro di peyote con le 15,0, dobbiamo farne un altro, sempre con le solite accortezze agli angoli. Quindi che facciamo? Intanto stiamo uscendo dalla rocaille 15,0, che era la prima che avevamo inserito in questo giro, quindi facendo già lo step up, e dobbiamo prendere un'altra rocaille 15,0 e andarci a inserire semplicemente nella 15,0 che segue. È così. Adesso tiriamo il filo e siccome ci troviamo appunto già vicino all'angolo, noi in questo punto non andiamo a inserire la rocaille 15,0, perché vedete questa è la rocaille dell'angolo sempre, e ci andiamo a inserire senza mettere nulla sul lago nella rocaille 15,0 successiva. Quindi andiamo ad avvicinare queste due rocaille tra di loro, vedete, ci passiamo così attraverso senza aggiungere nulla. Poi prendiamo una rocaille 15,0 scappata, una rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille 15,0 successiva, tiriamo il filo, prendiamo un'altra rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille 15,0 successiva, prendiamo un'altra rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille 15,0 successiva, ma siccome questa è quella che precede la rocaille dell'angolo, ci troviamo nel punto in cui non dobbiamo aggiungere un'altra rocaille 15,0, ma entriamo direttamente nella successiva per avvicinare tra di loro queste rocaille dell'angolo. Proseguiamo così con queste accortezze inserendo le 15,0 e appunto inserendoci nella 15,0 che già troviamo nella lavorazione. Lo facciamo per tutto il giro, sempre qui invece non aggiungendo nulla ma unendo queste due rocaille e così qui nell'altro angolo, e poi una volta terminato questo secondo giro di peyote con le 15,0 ci rivediamo qui per proseguire. Terminiamo insieme questo giro, anche se non siamo proprio al termine, perché vi volevo far vedere meglio il passaggio dell'angolo. Vedete, così noi inseriamo la 15,0, ma poi attraversiamo tutte e due queste rocaille 15,0 che si trovano in corrispondenza dell'angolo del quadrato. Ecco, vi volevo far vedere meglio questa cosa qui. Intanto, già che ci siamo, proseguiamo ancora questo giro e terminiamolo insieme. Prendiamo una rocaille 15 e ci inseriamo nella rocaille 15 successiva, prendiamo una rocaille 15 e ci inseriamo nella rocaille 15 successiva, e adesso ci ritroviamo già appunto in questa rocaille che vedete era la prima di questo secondo giro di peyote. Ecco, ci troviamo qui. Usciamo da questa e in questo modo facciamo lo step up. Adesso vi faccio vedere meglio, magari avvicinando. Attenzione a non fare impigliare il filo, come è successo a me. Ecco qui. Allora, ecco che ci troviamo così. Adesso da questa rocaille è quella che viene poco prima delle due che abbiamo unito insieme, ma adesso è il momento di prendere il nostro quadrato di cristallo e di metterlo con la parte brillante verso il basso nella nostra incastonatura. Forse adesso sarà tutto anche un po' più chiaro nel momento in cui andiamo a tirare il filo e a stringere appunto le rocaille attorno al nostro quadrato. Ovviamente facciamo coincidere gli angoli del quadrato con gli angoli dell'incastonatura. Cosa succede? Che proprio perché siamo all'angolo adesso, vedete questa rocaille che precede le due che abbiamo unito in precedenza, qui dobbiamo mettere due rocaille 15,0 adesso, eccole qui, e ci andiamo a inserire nella rocaille, vedete, saltiamo questa e questa che sono le due rocaille unite, andiamo direttamente in questa rocaille che segue, ma che d'altra parte sporge anche, eccola qui. Si vede meglio con il quadrato all'interno che ci fa da sfondo per la nostra incastonatura. Dopo vedremo come viene sul retro. Ora, passato l'angolo, non ci resta che mettere una rocaille singola 15,0 e andare nella successiva che sporge, poi ancora una rocaille singola 15,0 e andare nella rocaille che sporge, e qui ci troviamo già di nuovo nell'angolo e quindi dobbiamo
teniamo presente sempre gli angoli e vedete qui abbiamo le due che avevamo unito nel giro precedente, quindi in corrispondenza di quelle ne mettiamo anche noi due e andiamo nella rocaille che sporge successiva. Insomma, io spero di aver spiegato al meglio questa fase, ma insomma a volte è più difficile spiegare che farlo. Vedete, tirando il filo cosa succede? La nostra incastonatura si stringe attorno al quadrato. Prendiamo un'altra rocaille singola e andiamo nella rocaille che sporge successiva. Ecco qua, un'altra rocaille singola e andiamo nella rocaille che sporge successiva, quindi qui in pratica se ne aggiungono solo due, diciamo, di singole per lato, perché adesso già siamo nel punto in cui dobbiamo rimetterne due insieme e proseguiamo così, una singola, due insieme, una singola e ci rivediamo tra poco. Ecco qua, io ho terminato il terzo giro con le 15-0, ovviamente con le modifiche che vi ho fatto vedere, quindi con le due rocaille messe insieme negli angoli e ci ritroviamo così. Io ho fatto anche un giro un po' di rinforzo, un po' in queste rocaille qui dell'ultimissimo giro. E adesso dobbiamo guardare come è venuta appunto l'incastonatura e questa diciamo già in questa fase effettivamente io ho deciso di chiamare questi orecchini pillow, quindi cuscino, perché mi dava l'idea appunto di un cuscino, vabbè. E comunque una volta che abbiamo fatto questo giro di rinforzo qui dietro dobbiamo portarci ad uscire da questa 15-0 dell'angolo. Come facciamo? Ovviamente stiamo uscendo da qui, dobbiamo proseguire in diagonale ancora nelle rocaille e finché non arriviamo, finché non giungiamo appunto all'angolo che ci interessa per poter finalmente iniziare a inserire le knit bit, perché l'incastonatura è terminata. Allora, attraversiamo queste rocaille e andiamo a praticamente uscire dalla 15-0. Questa 15-0 che avevamo messo e poi non avevamo più lavorato, lasciandola così appunto di punta, insomma la punta del nostro quadrato, quindi del nostro pillow, del nostro cuscino. E comunque quindi a questo punto ci ritroviamo così e ci vediamo tra poco perché iniziamo a inserire le knit bit. Ecco, ho preso la mia knit bit di questo colore bellissimo, ma che è più bello di come appare a voi, purtroppo, perché con la videocamera, insomma, va così. E ci andiamo a inserire, in pratica, guardate, uscendo dalla 15-0, dobbiamo saltare una e due rocaille che si intravedono dell'incastonatura e ci inseriamo qui in questa terza rocaille, perché qui sul lato del quadrato noi abbiamo 9 rocaille. Intanto ne saltiamo due e ci inseriamo in questa. Tiriamo il filo, non importa che la knit bit non si posiziona bene perché questo succederà dopo quando andremo a sistemare meglio le cose, ma dobbiamo anche inserire la super duo. In questo caso però per inserire la super duo saltiamo solo una rocaille di base e ci inseriamo in questa successiva che tra l'altro sporge un po', insomma un po' più sollevata, e tiriamo il filo. Anche la super duo non si sistemerà bene perché la andremo a sistemare dopo. Prendiamo un'altra super duo e ci andiamo a inserire non nella rocaille che viene subito dopo, ma in quella successiva che è anche un po' sollevata. Tiriamo il filo e avremo sistemato anche questa temporaneamente e poi prendiamo un'altra knit bit, eccola, no, questa ha un piccolo difettuccio, e quindi prendiamo un'altra knit bit e ci andiamo a inserire, guardate, salteremo queste due rocaille 11-0, ma semplicemente ci andiamo a inserire nella 15-0 dell'angolo. Possiamo girare un po' il nostro diciamo il nostro quadrato di cristallo e ci troviamo così. Adesso non dobbiamo fare altro che ripetere questo passaggio per tutti e quattro i lati del quadrato. Ecco, possiamo inserire insieme l'ultima knit bit andandoci a inserire nella rocaille 15-0 dell'angolo. Ora però cosa facciamo? Dobbiamo andare ad attraversare anche sempre il foro basso della prima knit bit che abbiamo inserito in questo giro e ci ritroveremo così. Adesso vedrete che si andrà a sistemare la situazione, perché noi dobbiamo prendere una rocaille 11-0 e andarci a inserire nel foro basso della super duo che segue. Tiriamo il filo e ci troviamo così.
prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nel foro basso della super duo che segue. Sempre dobbiamo considerare i fori bassi perché stiamo sistemando semplicemente adesso le rocaille. Abbiate pazienza, adesso vedrete come viene. Quindi prendiamo un'altra 11,0 e ci inseriamo nel foro basso sempre della knit bit successiva. Tiriamo il filo e prendiamo un'altra rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nel foro basso della knit bit successiva, sempre questa che viene, diciamo, appena dopo l'angolo. Tiriamo il filo e proseguiamo così. E adesso vedrete che tutto si sistemerà. Ci inseriamo nel foro basso della super duo, sempre con la rocaille 11,0 e di nuovo qui nell'altra super duo, nella super duo successiva. Poi prendiamo la 11 e ci inseriamo nella knit bit e poi proseguiamo, quindi mettendo anche qui una 11,0 e passando nella knit bit successiva. E adesso non dobbiamo far altro che fare questo per tutto il giro. Vedrete che le cose si sistemeranno. A tra poco. Ecco, quindi facendo il passaggio per tutto il giro e poi appunto tirando il filo, vedrete che le perline verranno a disporsi in maniera più ordinata, si sistemeranno così. Ora ci portiamo ad uscire dalla super duo, vedete questa qui, quella di destra, no? Sul lato del nostro quadrato, e poi dobbiamo fare questo passaggio, quindi passare dal foro basso della stessa super duo al foro alto, appunto. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così. A questo punto dovremo inserire le perle da 3 mm. Ecco qui che io prendo la mia perla da 3 mm e ci andiamo a inserire nel foro alto della super duo successiva, ma a questo punto anche nella knit bit che viene dopo. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Adesso stiamo uscendo da qui, dalla knit bit, prendiamo un'altra knit bit e ci inseriamo nel foro basso della stessa e ci andiamo a inserire nella knit bit successiva, ma anche nella super duo che segue. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ora prendiamo una perla da 3 mm e ci inseriamo nella super duo e anche nella knit bit che segue. Poi adesso ci troviamo di nuovo all'angolo e dobbiamo mettere una knit bit sempre prendendola dal foro basso e andarci a inserire nella knit bit successiva, ma anche nella super duo che segue. Quindi questo passaggio molto semplice che avete visto adesso dobbiamo farlo per tutto il giro. A tra poco. Terminato il giro ci ritroveremo così e ci portiamo ad uscire da una delle 4 perle da 3 mm. Quindi a questo punto dobbiamo mettere sul lago 6 rocaille 11,0 e andarci a inserire direttamente nel foro alto della knit bit dell'angolo e tiriamo il filo. Stessa cosa qui, mettiamo sul lago altre 6 rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire, eccole qua, nella perla da 3 mm. Ovviamente questi due passaggi, che poi sono identici ma cambia solo il punto di partenza, li dobbiamo fare per tutto il giro. Quindi inserire 6 11,0. Ecco, una cosa importante, terminato il giro, vedete come ci troveremo, non ripassate appunto questo giro a vuoto così assolutamente, perché dobbiamo fare adesso degli altri passaggi per cui lo stesso attraverseremo queste rocaille. Infatti vi faccio vedere, una volta che ci ritroviamo ad uscire dalla perla, dobbiamo attraversare le 6 rocaille che abbiamo appunto inserito e portarci ad uscire dalla knit bit dell'angolo, perché dobbiamo fare un rinforzo sul retro. Ecco qui, stiamo uscendo dalla knit bit e giriamo adesso il lavoro. Mettiamo sul lago 5 rocaille 11,0, eccole qui.
con queste 5 rocaille 11,0 ci andiamo a inserire, vedete, in questa rocaille, che è questa proprio in corrispondenza dell'angolo, è quella che viene appena sotto le 2 rocaille che avevamo messo in coppia all'inizio del nostro lavoro. Quindi ci andiamo a inserire qui e tiriamo il filo, poi prendiamo altre 5 rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella knit bit dell'angolo, quindi facendo un giro, diciamo, su noi stessi. Ecco qui, siamo scesi giù, poi siamo risaliti e siamo andati a ripassare sempre nella knit bit. Adesso cosa succede? Che dobbiamo attraversare queste rocaille, appunto queste 6 11,0, poi andiamo a passare ancora attraverso la perla, attraversiamo queste 6 rocaille 11,0, attraversiamo la knit bit e dobbiamo ripetere il passaggio di rinforzo sul retro. Ecco perché vi dicevo di non ripassarle così, perché vengono comunque ripassate in questa fase. Ecco qui, quindi mettiamo di nuovo sul lago 5 rocaille 11,0, ci andiamo a inserire nella rocaille dell'angolo, che vi faccio vedere meglio, così, ecco questa qui, e tiriamo il filo. Poi prendiamo altre 5 e ci andiamo a inserire nella knit bit, che è quella stessa dalla quale stavamo partendo, diciamo, per fare questo giro. Quindi 5 rocaille e ci andiamo a inserire nella knit bit. Ora dobbiamo proseguire questo per tutto il giro, però a questo punto io intanto vi farei vedere il cappietto, e per fare il cappietto attraversiamo di nuovo le 6 rocaille, perché lo possiamo fare mentre facciamo questo rinforzo sul retro, contestualmente facciamo anche il cappietto. Quindi per esempio attraversiamo questa perla, ma attraversiamo anche una rocaille che segue la perla, una rocaille, tiriamo il filo intanto perché dobbiamo distendere i passaggi sul retro, attraversiamo anche la prima di queste rocaille che seguono la perla e mettiamo sul lago 4 rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire però nella rocaille che precede la perla e poi nella perla e tutto il resto. Quindi intanto ci inseriamo nella rocaille che precede la perla, intanto riattraversiamo con delicatezza la perla e adesso ripassiamo il cappietto, quindi attraversando di nuovo queste 4 rocaille che abbiamo appena messo. Possiamo fare adesso il cappietto, lo possiamo fare alla fine, diciamo, del nostro, ma è meglio farlo una volta fatti già due rinforzi agli angoli, poi fare già il cappietto. Riattraversiamo la perla sempre delicatamente e poi risaliamo nelle rocaille. A questo punto bastano anche 2 volte solo per ripassare il cappietto e riattraversiamo di nuovo tutte queste rocaille per poter uscire dalla knit bit e fare i passaggi di rinforzo dell'angolo che abbiamo fatto già agli altri 2 angoli. Tiriamo il filo e avremo già il nostro cappietto. Ripeto, qui sul retro adesso proseguiamo a fare gli altri 2 giri di rinforzo con le 5 11,0 e praticamente abbiamo terminato. Ci vediamo tra poco. Ecco, quindi terminato il giro ci ritroveremo così sul retro e abbiamo già fatto il cappietto. Io sono andata ancora avanti un po' nel lavoro e ovviamente a un certo punto facciamo un paio di nodi, proseguiamo ancora nel lavoro, tagliamo il filo e gli orecchini saranno realmente terminati. Ci vediamo tra un po'. Ecco, e questi sono gli orecchini Pillow terminati. Vi ricordo che fanno parte di un kit in collaborazione con Semplici Bijou, per cui appunto con il kit realizzerete anche il bracciale Pillow, che è questo che vedete qui dietro, e comunque vi ricordo anche che ci sono i kit in totale in 4 varianti di colore, che sono questo è Dream, poi Daydream, Rest and Sleep. Vi metterò sotto i link nell'info box e poi anche vi lascio le slide per riguardare le diverse combinazioni di colore. Spero che gli orecchini vi piacciono e che vogliate rifarli. Se li rifate, mi raccomando, taggateci sui social perché ci fa tantissimo piacere vedere le vostre versioni. Io vi saluto e vi ringrazio sempre per il vostro sostegno e vi do l'appuntamento al prossimo video.